Amici di Moto.it con la passione per le ruote tassellate, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Quando spesso mi trovate in pista o nei commenti sotto ai test che facciamo, mi chiedete sempre: ma quella moto come va di motore, l'erogazione, la ciclistica, si guida bene? C'è però un altro elemento altrettanto fondamentale che spesso non viene considerato, che è l'impianto frenante, anche perché raccontiamo di moto che sono sempre più facili, vanno sempre più forte, bisognerà anche fermarsi per fare le curve. Oggi siamo qua a Chieve, le condizioni sono impeccabili e abbiamo in prova il nuovo set di dischi Pro Race di Newframe con questo disegno e profilo alquanto particolare. Sporchiamoci le mani e andiamo a montarli. Moto.it, cerca, compra, vendi l'usato dei tuoi sogni su Moto.it. È arrivata la primavera, guardate che giornata spettacolare, io sto scalpitando per saltare in sella e provare questi dischi da questo disegno particolare, ma ve li spieghiamo, anzi ve li spiega Filippo Riva, responsabile commerciale di Newframe per l'Italia e la Spagna. Ciao Filippo. Ciao. Un onore averti qua, anche perché pensate, Filippo, prima di essere responsabile commerciale di Newframe, è anche un motociclista, ha fatto pista, ha fatto sterrato, quindi insomma ne sa. Mi immedesimo nel nostro spettatore a casa che guarda questo disco e vede questo disegno particolare. Sembra un disco pieno, ma è un po' ondulato. Come mai questa scelta? Ma la scelta intanto è stato uno sviluppo del nostro R&D che ha fatto anche con i nostri team, col team Fantic. Questo ha corso tutto il mondiale MX2 l'anno scorso con Brasseras, adesso attualmente è già installato anche su molti delle nostre moto da enduro nel mondiale enduro. Quindi arrivate sul mercato con un prodotto bulletproof, cioè è già testato nel 2024 in 20 GP del mondiale motocross, tra l'altro una stagione ricca di fango e di condizioni estreme, e con lo stesso disco equipaggiate anche le moto del mondiale enduro, quindi attualmente sì, questo perché, come dicevi tu, non è un tondo e non è neanche un non tondo. E se vogliamo, questo nuovo disco ha la stessa superficie frenante della pista frenante di un tondo, solo un 3-4% in meno rispetto a un tondo classico. Però con questo particolare disegno riusciamo ad avere la stessa dissipazione del calore dei dischi, quelli non tondi che si utilizzano adesso di primo equipaggiamento. Questo ci consente di avere una potenza frenante molto elevata, ma senza trascurare la modulabilità della frenata, che è una cosa molto importante e che ultimamente mancava su questo tipo di utilizzo. E forse è anche per questo che riuscite a coprire le esigenze di una frenata del mondiale motocross, dove serve tanto mordente e tanta forza, no? Perché corrono fortissimo, salite e discese, e allo stesso tempo anche tanta modulabilità. Mi immagino, no? Un extreme test del mondiale enduro su quelle lastre di sasso molto infime. Esattamente. Sì, questa è proprio la caratteristica appunto che unisce i due tipi di guida, cioè non trascuriamo nessuno, puoi decidere se avere la guida on off o essere un po' più modulabile sulla frenata. E appunto la temperatura è sempre costante, è un disco che mantiene tantissimo le caratteristiche anche nel tempo, perché comunque è prodotto in acciaio AESI 420, ma ha un trattamento termico a cuore, vuol dire che comunque il trattamento termico del disco, che è la cosa più importante del materiale, viene fatto tutto quanto pari anche all'interno del materiale. Questo vuol dire che a mano che si consuma un po' il disco, la prestazione del disco resta praticamente identica fino a poi alla vita naturale del disco, che è molto diverso da fare un trattamento a induzione che lo dà solo superficiale, e a quel punto, quando un po' il disco si è consumato, il decadimento diventa verticale e la durata è ancora meno.
A livello di diametro invece siamo a 2,70, corretto? Siamo a 2,70 come l'originale, non facciamo nulla di più, non bisogna mettere supporti pinza per modificare eccetera, si toglie il vecchio, si mette il nuovo assolutamente senza nessuna fatica. Anche perché rispetto ormai a un 10-15 anni fa, quando le moto uscivano con il 250-260 e per forza di cose si andava a fare l'upgrade a un disco maggiorato, ora le case escono già col 270 di serie, quindi si cerca un disco che freni di più e freni meglio, ma senza dover aumentare il diametro. Ormai il 270 è diventato lo standard da un po' di anni. Immagina che il 270 su alcuni modelli, il 270 di oggi, stesso codice, stessa foratura, non è altro che il maggiorato che facevamo sulle moto del 2005, del 2006. Qui abbiamo un disco anteriore, ma oggi in prova, come avete visto dalle immagini, abbiamo anche il posteriore, anche perché magari sull'asfalto il posteriore serve un po' a correggere, invece nell'off-road, essendoci una miriade di terreni differenti, il freno dietro lo si usa tanto, lo si va a mettere sotto stress, alcuni piloti anche al mondiale guidano parecchio col piede sopra, quindi penso anche che quel trattamento a cuore riesca a conferirgli anche una maggiore resistenza alle alte temperature. Sì, diciamo che quello che va più in crisi spesso è il posteriore, perché poi lì dipende dal pilota quanto è leggero e quanto è pesante sul freno dietro e quanto tante volte a causa dello stivale, avendo un po' meno sensibilità, tiene un po' il piede sul pedale del freno e tendenzialmente va a scaldarlo di più mettendolo un po' in crisi. Quindi lì ci vogliono assolutamente dei materiali che siano al top, perché se no dopo va in crisi la frenata e non finisci la mancia. Sì, diciamo che avete avuto un parco piloti molto ampio di tester anche importanti e con 20 Gran Premi, insomma l'esperienza accumulata è tantissima. Però adesso ci siamo soffermati sui dischi. Va detto che per frenare forte ci vuole sì un buon disco, ma anche la pastiglia. Assolutamente sì. Noi come New Fren anche qua siamo in evoluzione da tanti anni e siamo arrivati a dei prodotti anche qua al top. Nel fuoristrada abbiamo addirittura due diverse opportunità per le pastiglie. Ma le vedo colorate, come mai? Sì, sono colorate perché una pastiglia viene messo un layer colorato sopra, non è solo una questione estetica, ma è un prodotto che va via dopo le prime frenate, serve a pulire il disco dal residuo della mescola precedente e nelle prime frenate crea un'emulsione che agevola il rodaggio, scalda uniformemente la pastiglia e il rodaggio risulta migliore. I colori diversi li vedi perché sul fuoristrada le abbiamo fatte verdi, sullo stradale rosse e per lo scooter le abbiamo fatte azzurre per dividere i mondi. Beh, molto curiosa questa cosa, anche perché spesso vedo gente che monta la pastiglia, entra e magari entra subito a fare la mancia andandola a scaldare e poi insomma la vita viene, diciamo, più che dimezzata, anzi. Sì, molte volte succede questo, sono poi le sinterizzate, spesso dicono non serve rodaggio, no, il rodaggio serve delle sinterizzate, serve anche il rodaggio dei dischi freno spesso e volentieri, perché i due componenti si devono accoppiare, quindi in qualche modo è logico e naturale che un minimo di rodaggio si debba fare. Filippo, grazie mille. Grazie a te. È stato un piacere. Piacere mio. Adesso direi che è giunto il momento di andare a provarle e metterle sotto stress. Temperatura ideale, terreno spettacolare, tanto grip per provare la potenza frenante di questi dischi New Fren. C'è anche da dire però che grazie al caldo qualche punto si è anche seccato, abbiamo potuto provare la modulabilità. Allora partirei dal disco anteriore, che è anche quello più importante quando si tratta di rallentare, di frenare appunto la moto. Il diametro è lo stesso del disco di serie, eppure a livello di potenza frenante pura l'ho trovato migliore. Quello che però mi ha sorpreso è la modulabilità
e la sincerità che trasmette il disco alla leva del freno. Ci siamo divertiti anche un po' con qualche stoppi e qualche giochetto, e devo dire che non è facile trovare un disco che dà tanta potenza ma anche tanta modulabilità. Quando ero lì in bilico, in equilibrio, solo sulla gomma anteriore, riuscivo a moderare bene la potenza tramite il dito per decidere quanto far alzare o abbassare la moto, e è una caratteristica che non è per nulla scontata. Quindi l'anteriore super promosso, mi è piaciuto, e capisco anche perché tanti nel mondo dell'enduro lo vogliono montare, perché lo trovo veramente sincero. Per quanto riguarda invece il freno posteriore, che sì, non ha lo scopo di fermarci in staccata, ma nell'off-road, soprattutto sul terreno sdrucciolevole, ci aiuta a correggere la linea e a centrare meglio i canali. Beh, secondo me il disco di Newfren risolve un problema che ha l'impianto originale Nissin con il disco di serie, ovvero che tende a bloccare un po' troppo facilmente. Preferisco l'impianto frenante di serie per quanto riguarda la potenza massima di frenata. Non che questo di Newfren freni poco, ma frena leggermente meno quando si entra nell'ambito della potenza massima di frenata, però ha un pregio ed è la modulabilità. Cioè, spesso mi capitava con il mio Fantic vecchio, o comunque con i Kawa, con Yamaha, con tutte le moto che di serie escono con il Nissin, di avere un impianto frenante che frena da 0 a 100 veramente in un frangente di secondo e che quindi tende a bloccare. Qui oggi invece sono riuscito finalmente ad avere una frenata posteriore più modulabile e che quindi mi aiutava anche a correggere la linea più facilmente. Quindi sì, magari un piccolo contro, che poteva essere una frenata, una potenza frenante maggiore, ma un enorme pro che è tutta la modulabilità che si riesce a raggiungere con questo disco. Nel complesso, quindi, 2 dischi super promossi e che vi consiglio. Da questo test qua oggi a Chieve è tutto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, fateci sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo presto in un prossimo test. Ciao!